Salve a tutti. E allora andiamo a vedere il completamento delle testate del Subaru che sono state definite. E come detto, i condotti già sono in ottimo stato, quindi si è soltanto adeguato un po' le superfici di contatto dei condotti. E nello stesso tempo i miglioramenti che si sono ottenuti sono soltanto visibili perché sono stati fatti degli aggiustamenti sotto sede e leggermente in camera. Quindi già il condotto di per sé come ampliamento o anche come dimensionamento, come direzione, già è ben definito sulla testata. Andare oltre ad avere delle lavorazioni in più significa andare a volte a perdere di velocità, quindi quello che andiamo soltanto a curare è i piccoli dettagli dei condotti a livello sottosede, di migliorare anche quelle piccole cose che ci sono sulla camera proprio per evitare autoaccensione e quindi detonazione in camera di scoppio. Quindi andiamo a vedere un po' ora i dati di flussaggio e con i confronti anche lievi, ma ci sono stati quindi delle modifiche apportate sulla testata, proprio perché quelli lavorabili in parete, come sia rugosità o anche raccordature anche sullo scarico, in questo caso sul banco non sono visibili, ma effettivamente poi nell'atto pratico il motore in funzione, i benefici ci sono proprio perché va a migliorare un po' tutta la combustione. D'accordo, vediamo i dati allora di questi miei piccoli anche aggiustamenti e miglioramenti. E allora andiamo ad analizzare qui i dati della testata poi definita un po' e ora andiamo a vedere un po' quali sono stati i guadagni. Più che altro andiamo a vedere che rispetto anche all'originale le curve in questa testata, ripeto, migliorano fino in alto, quindi anche alle massime aperture c'è sempre un miglioramento proprio perché il condotto va a lavorare bene, sia come inclinazione ma anche come dimensionamento interno. Quello che abbiamo fatto è soltanto adeguare le pareti come rigorosità sia sull'aspirazione. Abbiamo migliorato l'efficienza sulla sede valvola, quindi a livello di attrito, l'inclinazione interna del disegno come profilo 75 gradi, 30 e 60 gradi, diciamo. E anche l'aggiustamento in camera, quel poco che possiamo andare a fare proprio per evitare piccole perdenze. In questo caso, anche sullo scarico, se andiamo a vedere, ecco la curva dello scarico, un po' va a copiare quello dell'aspirazione, ma a parità anche di flusso nella prova di flussaggio. In questo caso abbiamo maggiore efficienza come espulsione dei gas proprio perché si è combusto quella che abbiamo avuto sull'aspirazione e in questo caso anche lo scarico continua ad avere sempre quel piccolo miglioramento anche fino in alto ad alta apertura. Ora andiamo a vedere un po' i confronti che ci sono sia sull'originale e sui piccoli aggiustamenti che abbiamo fatto proprio sotto sede valvola e in camera. L'adeguamento sulle pareti sono state sia a livello di creare quella rugosità sull'aspirazione e migliorare l'efficienza sullo scarico. E allora, qui abbiamo l'aspirazione originale confronto con quella lavorata. Questi sono i dati ottenuti dopo la prova di flussaggio e questi sono quei piccoli miglioramenti che si sono ottenuti. Vedete che un po' le due linee si distaccano proprio perché nell'altra c'è, come vedete anche dai numeri, un po' di miglioramento sia nei bassi ma continua ad avere fino in alto. Sembra poco, però in questo caso, come ripeto, i condotti già vanno bene strutturalmente. Quello che abbiamo soltanto migliorato è l'efficienza sotto e sopra la sede valvola. Questo è stato ottenuto adeguando proprio l'aggiustamento delle sede valvole, sia nell'aspirazione ma anche nello scarico. Se andiamo a vedere lo scarico, anche qui lo scarico un po' si va a distaccare proprio sempre dopo 6 mm di apertura. Questo è quello un po' che andiamo ad avere come miglioramenti, ma più che altro andiamo a vedere che l'efficienza continua anche
quasi dopo i 14 mm, quindi abbiamo sempre quel leggero distacco di miglioramento ottenuto, ripeto, soltanto adeguando i passaggi sede valvola come profilo e le lavorazioni che abbiamo avuto in camera e sottosede. D'accordo, vediamo la testata a livello di superficie interno che cosa è stato ottenuto e completiamo il video. E allora andiamo a vedere che sulle testate, come detto, gli aggiustamenti sono stati fatti sotto sede valvola e leggermente in camera, andando un po' a raccordare le parti laterali della camera anche sullo scarico, ma non andando a togliere quel bordino esterno proprio che va un po' a distaccare le due sezioni sia di scarico e di aspirazione, proprio per non avere quel distacco dell'allontanamento del flusso che un po' si va a perdere e crea meno velocità all'uscita. Quindi questo diciamo leggermente bordo anche sull'aspirazione lo dobbiamo cercare di mantenere e adeguare le pareti e il condotto interno anche dello scarico come raccordatura, proprio per evitare di avere ulteriormente delle perdite. Questo lo andiamo a migliorare come sezione di passaggio e quindi anche come raccordatura che andiamo a vedere sulle sede valvole, sia sull'aspirazione che anche sullo scarico, andando a togliere quel leggero bordino che un po' può creare distacco di flusso sullo scarico, questo sì. E poi questo è l'adeguamento che andiamo ad avere sulle testate. D'accordo, ci aggiorniamo sull'altro video. Momentaneamente per chi vuole lasciare un like lo può mettere sul sito.